Allora ragazzi, volevo dire che sono molto contenta perché ho appena caricato la prima parte di questa lezione sull'Africa subsahariana. Quindi ora veniamo alla seconda parte e andiamo avanti con l'economia del Sudafrica. Per quanto riguarda l'agricoltura, abbiamo parlato di produzione di cereale, mais, grano, ma anche di canna da zucchero, e poi invece nelle regioni sud occidentali, intorno a Città del Capo, dove c'è un clima mediterraneo, le coltivazioni di alberi da frutto e vigneti che permettono la produzione di un vino di buona qualità. Altri comparti importanti del settore primario sono l'allevamento, soprattutto l'allevamento ovino, per la produzione di lana, ma anche di pelli. In questa regione, in questo territorio, c'è un tipo di pecora particolarmente antica, originaria dell'Asia centrale, che è la razza Caracal, da cui si ricavano le pellicce di Astrakhan. Astrakhan è il nome di una regione della Russia, che andavano molto di moda soprattutto qualche anno fa, ma anche adesso. Però un'altra risorsa importante è la pesca, perché vedete che c'è una lunga fascia costiera, ma quello che determina la ricchezza del Sudafrica sono le risorse del sottosuolo, le risorse minerarie, l'oro, i diamanti, il carbone, il platino, il ferro, il piombo, lo zinco, il rame, l'uranio. Questi prodotti sono alla base anche dello sviluppo dell'industria, l'industria petrolchimica, siderurgica e meccanica. L'industria tessile invece naturalmente è collegata con il discorso dell'allevamento e della presenza di lane pregiate. Ma è molto importante anche il settore del terziario, dove sono particolarmente sviluppati comparti del commercio, della finanza e del turismo. E veniamo al turismo, perché in Sudafrica ci sono dei parchi nazionali molto importanti. Il più noto, che avete anche nell'illustrazione a pagina 209, è il Kruger National Park, che prende nome da un capo di Stato politico molto contrario al dominio britannico, che era proprio Paul Kruger. Kruger, poi quelli più bravi di me lo sapranno dire. Quando fu aperto dal governo britannico questo parco nel 1927, per tenersi buona la popolazione locale, si decise di intitolare questo parco proprio a questo uomo politico che invece si era sempre opposto al governo britannico. In questo parco vedete questa buffa foto che c'è a pagina 209 con questo elefante che mette la sua proboscide sopra un'auto di turisti. Ci sono i famosi Big Five, che sono i grandi 5, i grandi animali: l'elefante, il rinoceronte, il bufalo, il leone, il leopardo. La storia del Sudafrica è particolarmente interessante perché nel Sudafrica la dominazione britannica è stata fortemente contrastata a partire dagli anni 30, ma soprattutto negli anni 40, da un personaggio molto importante che è Nelson Mandela. Nelson Mandela era originario di una famiglia reale, di una tribù del Sudafrica,
aveva studiato in un collegio coloniale britannico, però vi ho detto che soprattutto a partire dagli anni 30, ma soprattutto dagli anni 40, incominciò a fare politica attiva contro il governo britannico, l'apartheid, cioè la separazione tra dominatori coloniali bianchi e popolazione locale nera. Per questo motivo fu espulso dall'università nel 1940, ma riuscì, nonostante le difficoltà, a completare i suoi studi universitari in legge e a continuare la sua lotta per la difesa dei diritti civili dei neri. Ma a partire dagli anni 50 cominciò a essere messo in galera, addirittura in galera passò ben 27 anni della sua vita. Fu liberato nel 1990 dopo 27 anni di prigionia e diventò presidente della Repubblica Sudafricana nel 1994. Questo segna la fine dell'apartheid e l'inizio di un lungo e difficile processo di conciliazione tra bianchi e neri. Nelson Mandela si ritira ufficialmente dalla vita politica nel 1999, quindi 21 anni fa, e muore a Johannesburg, del paese, nel 2013. È un personaggio che è diventato famoso in tutto il mondo grazie a un film americano di Clint Eastwood, il film Invictus del 2009, che ha come protagonista il premio Oscar Morgan Freeman. Di cosa parla questo film? Questo film vi chiederei di cercarlo in internet. Questo film parla della Coppa del Mondo di rugby che si tenne in Sudafrica nel 1995, quindi proprio l'anno dopo che Mandela era andato al potere. Immaginate, il capitano della squadra di rugby era un bianco e il rugby naturalmente è uno sport legato al mondo anglosassone, quindi immaginate che la popolazione nera non era affatto contenta del svolgimento di questa Coppa del Mondo in Sudafrica. Invece vedete dalla foto che c'è a pagina 209 che Mandela riesce, scusate, è solo un po' di allergia alla polvere, perché qui con tutte le cose che ci sono da fare, le pulizie sono l'ultima cosa, poi adesso per me sono l'ultima cosa in condizioni normali, figuriamoci ora. Quindi vedete dalla foto, dalla stretta di mano, che Nelson Mandela usa anche questo momento proprio per arrivare a questa conciliazione tra bianchi e neri. Quindi vi chiederei di vedere questo film. Ora, a pagina 212 proviamo insieme a fare un piccolo esercizio di ricapitolazione. Vediamo un pochino di farlo insieme. Segniamo se le affermazioni sono vere o false. Esercizio 1 a pagina 212. Allora, l'Africa subsahariana si trova a sud del deserto del Sahara. Questo è vero o falso? Il primo che sbaglia, vero, mi fa un po' arrabbiare. Ovviamente è vero. Poi, in questa zona si trovano le vette più alte del continente. È vero o è falso? È naturalmente vero. Io vi chiedo di andare nella parte che abbiamo fatto insieme un bel po' di tempo fa, a pagina 192, e qui possiamo vedere che in Africa ci sono le grandi vette del Kilimangiaro
e del Ruwenzori, che sono particolari, e anche il monte Kenya, quindi Kilimangiaro alto più quasi 6.000 metri, e invece il Kenya e il Ruwenzori che sono alti intorno ai 5.000 metri. Quindi è verissima questa cosa che nell'Africa subsahariana ci sono le vette più alte di tutto il continente africano. Poi i maggiori laghi si trovano nella zona occidentale del bacino del Congo. È vero o è falso? Basta guardare la cartina a pagina 193, come abbiamo fatto nell'ultima nostra lezione in classe, per vedere che è falso, perché i principali laghi si trovano invece nella zona intorno alla Rift Valley, che vedete è segnata a est, nella zona dell'Etiopia, tra Etiopia e Sudan, che vogliamo dire, quindi questa zona della Rift Valley, e quindi sono disposti da nord a sud e sono il lago Vittoria, il lago Tanganyika e il lago Malawi. Quindi è falso che che i maggiori laghi si trovano nella zona occidentale del bacino del Congo. Poi vediamo un po', nella zona meridionale dell'Africa non ci sono deserti, è vero o è falso? È ovviamente falso, tornate alla cartina, pagina 193, che vi ho sempre detto di tenere sotto gli occhi, e vedete che nella zona sud del paese, sulla costa ovest, in Namibia c'è il deserto Namib, che dà appunto nome a questa zona, che è tra l'altro uno stato particolarmente povero. E vediamo altre cose di cui vi ho parlato anche io. La mortalità infantile nell'Africa subsahariana siamo all'esercizio 2, nella media mondiale assolutamente no, più alta rispetto ai paesi europei ma più bassa rispetto a quelli asiatici, non è così, è tra le più alte del mondo, non è agli stessi livelli dell'America Latina, dove pure abbiamo visto che le condizioni dei bambini, soprattutto in Brasile, l'abbiamo visto, sono estremamente difficili. Quindi la risposta corretta è la C. Poi vediamo l'agricoltura di piantagione, no? Di cui abbiamo parlato, che è quella che ha una produttività molto elevata e che si distingue dall'agricoltura invece di sussistenza praticata dalle popolazioni locali con scarsi mezzi tecnici. Invece l'agricoltura di piantagione è praticata con grandi mezzi tecnici, con delle macchine moderne, con della manodopera molto istruita e preparata. Quindi l'agricoltura di piantagione costituisce una ricchezza per la popolazione locale? Assolutamente no, perché abbiamo detto che viene gestita dalle multinazionali e i prodotti dell'agricoltura di piantagione sono prodotti pregiati destinati per lo più all'esportazione. È diffusa solo in Sudafrica? Assolutamente no. È molto produttiva, ma è controllata da imprese straniere? Assolutamente sì. Questa, quindi la risposta corretta è la D. Poi abbiamo parlato della conquista dell'indipendenza, no? E quindi della fine dell'apartheid. Ha portato a una generale pacificazione, purtroppo l'abbiamo detto che no, perché non è così facile, anche se si ha l'indipendenza, arrivare a una pacificazione tra i colonizzatori bianchi, in particolare britannici, e la popolazione locale dei neri. Ha generato una situazione di equilibrio, anche se di grande povertà? No, non ha portato a una situazione di equilibrio. Non ha fatto cessare guerre e conflitti etnici, l'abbiamo visto, non ha fatto cessare guerre e conflitti etnici, ne abbiamo parlato. Purtroppo queste guerre e questi conflitti etnici continuano ad esserci e alimentano il mercato delle armi. Ha reso l'Africa economicamente autonoma? Assolutamente no.
Quindi abbiamo finito di ripassare l'Africa subsahariana e la prossima lezione invece, quindi ora per il prossimo sabato studiate questo, il prossimo sabato invece faremo una lezione sull'Asia. Un salutone a tutti.